nostro primo corso di subacquea ci ha regalato tra i momenti più belli della nostra vita. Sì, quello è uno squalo balena durante l'ultima immersione del corso. Ma ci ha anche spinto a superare alcune paure che nemmeno sapevamo di avere. Quando è cominciato tutto? L'estate scorsa eravamo in Sardegna e abbiamo fatto la nostra prima prova di immersione. In realtà eravamo lì a fare un corso di apnea, non di subacquea, però il Dive Center ci ha detto vabbè, perché non provate anche la subacquea? E quindi ci siamo lanciati. Non ci saremmo mai aspettati che la subacquea sarebbe diventata una parte così importante per la nostra vita. Ci siamo immediatamente innamorati di quella sensazione inebriante di essere quasi pesci e su due piedi abbiamo poi deciso di prenotare un corso open water alle Maldive. E infatti era novembre 2021 e poco prima che chiudessero i confini italiani abbiamo preso il nostro primo volo fuori Europa per andare alle Maldive solamente sul ricordo di questa incredibile sensazione. Ve lo stiamo raccontando solo ora perché al tempo non avevamo ancora questo canale YouTube e vogliamo cercare di farvi capire un po' le sensazioni che abbiamo provato imparando a fare sub e quanto di bello si possa scoprire sotto la superficie con questa disciplina fantastica. In cosa consiste il corso? Allora, il corso Open Water, ovunque tu lo faccia, è composto da 3 parti. 1 è la teoria, 2 è la pratica in acque confinate e 3 la pratica in acque aperte. Ascoltate bene che poi vi daremo tutti i nostri consigli alla fine. La parte di teoria può essere più o meno dettagliata a seconda di dove farai il corso, però in ogni caso finirà con un piccolo esame a crocette, una cosa semplice. Qui imparerai tutto ciò che ti serve sapere per stare sott'acqua in sicurezza, quindi tutta l'attrezzatura, cosa succede nel nostro corpo quando andiamo in profondità e come gestire tutti questi fattori. La parte in acque confinate consiste in alcuni esercizi che farai in piscina o in acque molto basse. Sono tutti esercizi di sicurezza, tra cui mettere e togliere la maschera, togliere tutta l'attrezzatura, navigare anche con la bussola, imparare le basi dell'assetto, cose di questo genere. Tutto questo viene fatto in totale sicurezza con l'istruttore a fianco e senza altri pericoli esterni. Di solito ci vogliono 4 immersioni per avere una buona padronanza del proprio corpo sott'acqua. Infine, durante un minimo di 2 immersioni in mare aperto a un massimo di 18 metri di profondità ripeterai alcuni degli esercizi, farai effettivamente delle immersioni esplorative e in generale diciamo che il corso è molto flessibile sulle abilità di ciascuno, quindi l'istruttore deve assicurarsi che ora della fine del corso tu abbia tutte le capacità necessarie per immergerti in sicurezza per conto tuo. Ha senso fare il corso in vacanza? Allora, il corso base è il più lungo di quelli ricreativi, non per professionisti. Dura, a seconda di quante immersioni sei disposto a fare al giorno e di quanto sei portato, dai 4 ai 7 giorni. Quindi se hai una bella settimana di vacanza in un posto tropicale, l'istruttore più o meno si assicurerà che entro la fine della settimana tu riesca a finire il corso. Noi, come tantissimi altri, l'abbiamo fatto alle Maldive e questo ci ha permesso di fare gli esercizi in acque confinate anziché in piscina in queste acque meravigliose. Guarda qui per esempio queste rocce piene di coralli e pesciolini colorati. Poi per le ultime immersioni in mare aperto abbiamo visto queste splendide mante, tantissimi coralli e pesci incredibili e anche questo maestoso squalo balena. Diciamo che farlo in vacanza ti permette di fare la parte noiosa del corpo insieme a quella più divertente. Quindi impara a fare la subacquea al contempo esplorando e vedendo tutta la meraviglia che c'è sotto la superficie del mare. Ah, e non preoccuparti di avere una barriera linguistica, perché tanto nel corso si parla sempre a gesti sott'acqua. Piccolo consiglio, per la parte di teoria c'è un materiale che devi leggere e sicuramente non avrai voglia di farlo in vacanza. Quindi contatta il Dive Center, fatelo mandare in anticipo così risparmierai tempo e potrai passare le tue giornate in viaggio a godertela. È facile superare il corso? Qui entriamo un po' nel succo della questione. Il corso open water è il più difficile di quelli ricreativi, però alla fine della fiera la subacquea è facile. Lo fanno i bambini, lo fanno alcuni anziani, lo fanno persone un po' meno in forma. Perché alla fine devi stare sott'acqua, non andare in panico e saper respirare. La difficoltà della subacquea è nel prepararsi a gestire le emergenze e per questo il primo brevetto Open Water è il più difficile e anche però il più importante. Ecco quali sono state secondo noi le parti più complesse del corso. Una delle barriere da superare per fare subacquea è la compensazione, che serve a non avere né fastidio né dolore alle orecchie quando ci immergiamo in profondità. Se vuoi saperne di più abbiamo fatto anche un video dedicato. Diciamo che compensare è imprescindibile per poter andare in profondità, se no ti scoppieranno letteralmente le orecchie. Però non temere, perché in subacquea si scende molto lentamente e quindi è più facile che quando si fa apnea o si fa snorkeling. Il secondo scoglio da superare per imparare a fare la subacquea è l'ansia, cioè diciamo che non è molto normale respirare sott'acqua, né tantomeno stare a 18 metri sotto la superficie per un'ora. Alcune persone non hanno minimamente questo problema e gli viene naturale, però allo stesso tempo è normale sentirsi un po' intimoriti da questa cosa. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay
Ma vi assicuriamo, e fidatevi di noi, che col tempo questa cosa diventa assolutamente normale. Questo coso in bocca che all'inizio è un po' strano e respirare può essere un po' faticoso, col tempo diventerà totalmente normale e stando tranquilli seduti sul fondale vi troverete davvero a vostro agio e non vorrete più smettere. Infine, l'esercizio che odiano tutti di più è quello della rimozione della maschera. È fondamentale perché se la perdi sott'acqua devi essere in grado di rimetterla, svuotarla dall'acqua e continuare la tua immersione oppure salire in superficie. Sostanzialmente consiste nel far entrare acqua, prendere un paio di respiri, svuotarla e dire tutto ok. Di per sé sembra facilissimo, anche tutto fatto veloce, di base è abbastanza facile. Il problema l'ho avuto io in realtà, perché Carlo è stato bello sereno. Io ho avuto un po' di difficoltà a fare questo esercizio perché tutte le volte che riempivo la maschera di acqua e cercavo di inspirare dalla bocca, inspiravo anche dal naso e non riuscivo a separare le due cose, quindi ogni volta mi entrava acqua nel naso, ogni volta tossivo, ogni volta mi sembrava un po' di affogare. E anche facendo questo esercizio in 2 metri di profondità veramente mi saliva un po' di ansia, mi veniva paura e pian piano mi è anche cresciuta la paura per questo esercizio. È stato molto difficile superarlo per me, ma alla fine ce l'ho fatta e quindi è una cosa abbastanza normale avere difficoltà in questo esercizio e se ti è capitato a te o ti capita anche a te, lasciaci un commento che io ho qualche consiglio per aiutarti. Comunque, in ogni caso, facendo tanta pratica, provando ad abituarmi ad avere l'acqua nella maschera, esercitandomi a respirare solo con la bocca, alla fine, con un po' di calma, sono riuscita a farlo, sono riuscita a imparare a tappare un po' il naso. Ancora oggi se faccio l'esercizio tappo il naso anche con la mano per aiutarmi, però rimango sempre calma e tranquilla, che alla fine è la cosa più importante. In poche parole dipende da persona a persona. Il corso può essere facilissimo o un pochino più difficile. Diciamo, non sottovalutarlo, però qualunque cosa succeda, qualunque sia il tuo livello di difficoltà durante questo corso, ne varrà sicuramente la pena. Quindi cosa ti consigliamo di fare per approcciarti alla subacquea? Perché ci si possa godere in totale sicurezza un'immersione, bisogna solo rimanere calmi, rilassati e lucidi. Solo questo. Per questo motivo l'unico vero consiglio che ti vogliamo dare è quello di fare il corso in un posto dove tu ti senti sicuro, dove sai di poterti concentrare sugli esercizi e non hai paura di ciò che ti sta succedendo intorno. Scegli un posto con l'acqua calda, con l'acqua trasparente e la visibilità altissima, così che vedrai tutto intorno a te e non avrai mai paura. Diciamo che se già non ti senti troppo a tuo agio in acqua e scegli un posto freddo con poca visibilità, renderà tutta l'esperienza molto più difficile. Vai con qualcuno di cui ti fidi, una persona a cui sai di poterti appoggiare. Scegli un dive center certificato di cui sai di poterti fidare. Quindi vai e trovici con una bella spiaggia piena di palme e pesci colorati, oppure vai in una super piscina super trasparente in cui veramente stai a tuo agio e goditi l'esperienza. Se riuscirai a fare tutti i primi esercizi in uno spazio in cui ti senti al sicuro, vedrai che tutto il resto del corso sarà una cavalcata fino al brevetto. Perché alla fine la subacquea è davvero alla portata di chiunque ed è un modo incredibile per scoprire tutta una parte di mondo che è veramente nascosta. Per oggi è tutto, ciao!